Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi andiamo a parlare di una band che ha avuto in eredità tante tematiche legate al blues rurale e parliamo di una band della West Coast, parliamo di Creedence Clearwater Revival. Un'icona del rock americano. Creedence Clearwater Revival, comunemente abbreviato in CCR, è stata una delle band rock più influenti e amate degli anni 60 e 70. Formata nel 1967 a El Cerrito, California, la band era composta da John Fogerty, voce principale e chitarra, Tom Fogerty, chitarra ritmica, Stu Cook, basso e Doug Clifford, batteria. Nonostante la loro breve carriera, durata solo 5 anni, CCR ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica. I membri della band si erano già conosciuti negli anni 50, suonando insieme sotto vari nomi, tra cui The Blue Velvets e The Gollywogs. La scelta del nome Creedence Clearwater Revival è stata influenzata da diversi fattori. Il nome Creedence proveniva da un amico di Tom Fogerty, mentre Clearwater era ispirato a uno spot pubblicitario per una birra. Il termine revival rifletteva il loro desiderio di rinnovamento musicale. Il periodo di massimo splendore della band si è verificato tra il 1969 e il 1971, durante il quale hanno pubblicato una serie di album di grande successo. Tra i loro brani più celebri figurano Proud Mary, probabilmente il brano più riconoscibile della band, pubblicato nell'album Bayou Country. La canzone racconta la storia di un uomo che cerca libertà lungo il fiume e ha avuto un enorme impatto, anche grazie alla celebre cover di Tina Turner, Bad Moon Rising, estratto dall'album Green River. Questo brano è caratterizzato da un ritmo vivace e testi che prevedono disastri imminenti, rendendolo un classico del swamp rock. Fortunate Son, una delle canzoni più politiche dei CCR, presente in Willie and the Poor Boys, critica l'elite privilegiata che evitava il servizio militare durante la guerra del Vietnam, diventando un inno di protesta. Have You Ever Seen the Rain? Da Pendulum, questa canzone malinconica affronta temi di disillusione e tensioni interne nella band, ed è ancora molto amata dai fan. Green River. Un altro grande successo, che esprime il fascino della vita lungo il fiume e rappresenta perfettamente lo stile della band. Down on the Corner. Dall'album Willie and the Poor Boys, questa canzone racconta la storia di una band di strada e crea un'atmosfera festosa e spensierata. Run Through the Jungle, un brano inquietante dall'album Cosmos Factory, spesso associato alle esperienze dei soldati nella guerra del Vietnam. Traveling Band, un pezzo energico che celebra la vita in tour, caratterizzato da un ritmo incalzante e influenze rock and roll. Lodi racconta la storia di un musicista bloccato in una piccola città, rappresentando le delusioni del sogno americano. Who'll Stop the Rain? Un'altra canzone significativa da Cosmos Factory, che riflette l'incertezza e le sfide degli anni 60 e 70. Questi brani non solo hanno avuto successo commerciale, ma continuano a influenzare artisti e a risuonare con le nuove generazioni, consolidando il posto dei Creedence Clearwater Revival nella storia della musica. I Creedence hanno ottenuto un notevole successo commerciale, con ben 14 singoli consecutivi nella top 10 americana. Sebbene non abbiano mai raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard, sono stati in grado di piazzare ben 9 singoli tra i primi 10, un risultato che li distingue come una delle band più prolifiche dell'epoca. Nonostante il loro successo, le tensioni interne hanno portato alla disgregazione della band. Nel 1972,
Tom Fogerty lasciò la formazione l'anno precedente e i contrasti tra John Fogerty e gli altri membri riguardo a questioni artistiche e di controllo hanno portato a conflitti legali. Dopo la separazione, John Fogerty ha continuato a esibirsi come solista, mentre Cook e Clifford hanno formato un gruppo chiamato Creedence Clearwater Revisited, che ha suonato le canzoni dei CCR fino al 2013. Nel 1993, CCR è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, riconosciuta come una delle band più emozionanti e influenti emerse negli anni 60. La loro musica continua a ispirare artisti contemporanei e rimane un pilastro della cultura musicale americana. Creedence Clearwater Revival rappresenta non solo un capitolo fondamentale nella storia del rock americano, ma anche un esempio di come la musica possa riflettere le tensioni sociali e culturali del proprio tempo. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi parliamo di un personaggio che partì dal sud degli States, come tanti d'altronde, e fece successo nella Chicago degli anni 40 e degli anni 50. Parliamo di Big Bill Broonzy, che ha dato alla luce alcuni successi ancora oggi suonati nel panorama blues internazionale. Big Bill Broonzy, nato William Lee Conley, è stato uno dei musicisti di blues più influenti del XX secolo. La sua carriera ha avuto un impatto significativo non solo sulla musica blues, ma anche su generi come il folk e il rock. Broonzy, cresciuto in una famiglia di contadini, iniziò a suonare la chitarra da giovane, influenzato dalla musica dei lavoratori afroamericani e dalle tradizioni musicali del sud degli Stati Uniti. Trasferitosi a Chicago negli anni '20, Broonzy si immerse nella scena musicale della città, diventando un protagonista del blues urbano. La carriera di Broonzy decollò negli anni '30, quando iniziò a registrare per etichette come la Paramount e la Vocalion. Il suo stile musicale era caratterizzato da una combinazione di blues acustico e influenze del jazz, con testi che riflettevano le esperienze quotidiane della vita afroamericana. Broonzy era noto per la sua abilità nel suonare la chitarra e per la sua voce profonda e potente. Le sue canzoni affrontavano temi di lotta, amore e speranza, rendendolo un portavoce delle esperienze della comunità afroamericana. Nel corso della sua carriera, Broonzy collaborò con numerosi artisti, tra cui Muddy Waters e Howlin' Wolf, contribuendo alla diffusione del blues elettrico. La sua musica ha influenzato generazioni di musicisti, inclusi Bob Dylan e Eric Clapton, che hanno citato Broonzy come una delle loro principali ispirazioni. Big Bill Broonzy morì il 14 agosto 1958 a Chicago. La sua eredità vive attraverso le sue registrazioni e l'impatto duraturo sulla musica moderna. Nel 1992 è stato inserito nella Blues Hall of Fame, riconoscendo il suo contributo fondamentale alla musica blues. Oggi Big Bill Broonzy è ricordato non solo come un grande musicista, ma anche come un pioniere che ha aperto la strada a molti artisti successivi nel panorama musicale mondiale. La sua capacità di raccontare storie attraverso la musica continua a ispirare e a toccare i cuori di molti. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi andiamo a Seattle, Stati Uniti del Nord, la West Coast fredda, per ospitare una storia di blues insolita
che è quella di un grande chitarrista che con le sue pentatoniche e i suoi suoni distorti ha fatto quella che sarà poi la storia del rock e del rock blues. Parliamo del mancino di Seattle, Mr. Jimi Hendrix. James Marshall. Jimi Hendrix, nato Johnny Allen Hendrix, il 27 novembre 1942 a Seattle, Washington, è considerato uno dei più grandi chitarristi e musicisti della storia della musica popolare. La sua carriera, sebbene breve, ha avuto un impatto duraturo sulla musica rock e oltre, trasformando il modo in cui la chitarra elettrica viene suonata e percepita. Hendrix iniziò a suonare la chitarra all'età di 15 anni. Dopo un breve servizio nell'esercito degli Stati Uniti, si trasferì a Nashville, dove suonò nei circuiti musicali afroamericani. La sua carriera decollò nel 1966, quando Chas Chandler, ex bassista degli Animals, lo portò in Inghilterra. Chi formò il Jimi Hendrix Experience con il bassista Noel Redding e il batterista Mitch Mitchell. Il loro primo singolo, Hey Joe, raggiunse il 6° posto nelle classifiche britanniche, seguito dall'album Are You Experienced, che divenne un classico del rock psichedelico. Hendrix è noto per il suo stile innovativo che combinava blues, rock e R&B. La sua abilità nell'utilizzare effetti come la distorsione e il feedback ha rivoluzionato il modo di suonare la chitarra elettrica. Era anche un performer carismatico. Le sue esibizioni dal vivo erano caratterizzate da una teatralità unica, culminando in momenti iconici come l'incendio della sua chitarra al Festival di Monterey nel 1967. Oltre alla sua musica, Hendrix è diventato un simbolo della controcultura degli anni 60. La sua immagine e il suo stile di vita rappresentavano la ribellione e l'individualismo dell'epoca. Il suo brano The Star Spangled Banner, eseguito al Festival di Woodstock nel 1969, è diventato un potente inno antibellico, riflettendo le tensioni sociali del tempo. Hendrix morì prematuramente nel 1970 all'età di 27 anni, ma la sua influenza continua a risuonare in generazioni di musicisti. Artisti di vari generi, dal rock al funk fino all'hip hop, citano spesso Hendrix come una fonte di ispirazione. La sua capacità di mescolare diversi stili musicali ha aperto la strada a nuove forme artistiche e ha ridefinito i confini del rock. Gli album più influenti di Jimi Hendrix. Jimi Hendrix ha pubblicato solo 3 album in studio durante la sua breve carriera, ma ciascuno di questi ha avuto un impatto profondo sulla musica rock e sulla cultura musicale in generale. Ecco una panoramica dei suoi album più influenti. 1. Are You Experienced? 1967. 2. Axis, Bold as Love, 1967. 3. Electric Ladyland, 1968. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Il lupo ululante, Howlin' Wolf, personaggio cardine nella discografia della Chess Record della Chicago degli anni 50, a cui abbiamo già dedicato uno speciale legato proprio a Leonard Schiz e Willie Dixon quando parlavamo dell'epopea del blues elettrificato di Chicago con la Chess Record. Howlin' Wolf era uno dei personaggi cardine della discografia tra la fine degli anni 40 e la fine degli anni 60 nel panorama nord-americano. Un personaggio discusso per alcuni versi dal punto di vista negativo perché aveva un caratteraccio, era molto aggressivo, una statura imponente, 1,98 m, suonava la chitarra, l'armonica, scriveva canzoni, era spesso in lite con Muddy Waters.
Oggi raccontiamo la storia di Howlin' Wolf, il lupo ululante del blues. Howlin' Wolf, il cui vero nome era Chester Arthur Burnett, nacque il 10 giugno 1910 nel Mississippi, in una piantagione vicino a White Station. Cresciuto in un ambiente difficile, la sua infanzia fu segnata da esperienze traumatiche e da una vita di povertà. A soli 13 anni scappò di casa per cercare una vita migliore e dopo varie peripezie si trasferì con la famiglia di suo padre, dove scoprì la sua passione per la musica. Il soprannome Howlin' Wolf deriva dalla sua voce potente e inconfondibile, che ricordava l'ululato di un lupo. Questo soprannome gli fu dato quando era giovane, ispirato dalle storie spaventose che gli raccontava il nonno. Da ragazzo iniziò a suonare la chitarra e l'armonica, influenzato da artisti come Charlie Patton e Sonny Boy Williamson II. La carriera musicale di Howlin' Wolf decollò negli anni 50. Dopo aver servito nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale, si trasferì a Chicago nel 1953, dove divenne una figura centrale nella scena del blues elettrico. Qui formò una band con musicisti di talento come Hubert Sumlin alla chitarra e Willie Dixon al basso. Le sue prime registrazioni, tra cui Morning at Midnight e How Many More Years, furono un grande successo e lo portarono a firmare con la Chess Records. Wolf era noto per il suo stile unico che mescolava elementi del Delta Blues con sonorità elettriche. Le sue canzoni più celebri includono Smokestack Lightning, Little Red Rooster e Wang Dang Doodle, tutte pietre miliari del genere blues. La sua musica ha avuto un impatto duraturo non solo sul blues, ma anche sul rock and roll, influenzando artisti come Eric Clapton, i Rolling Stones e i Led Zeppelin. Nel 1962 pubblicò l'album Howlin' Wolf, noto anche come The Rocking Chair Album, che include brani iconici come Spoonful e Going Down Slow. Questo lavoro è considerato uno dei migliori album blues di tutti i tempi. Wolf continuò a registrare e a esibirsi fino alla sua morte nel 1976, lasciando un'eredità musicale che continua a influenzare generazioni di musicisti. Morì il 10 gennaio 1976 a causa di complicazioni legate alla salute. La sua vita è stata segnata da successi straordinari, ma anche da sfide personali significative. Nel 1980 fu inserito nella Blues Hall of Fame e nel 1991 nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscendo il suo contributo fondamentale alla musica. La sua voce potente e il suo stile innovativo hanno fatto di Howlin' Wolf una leggenda del blues e la sua musica continua a vivere attraverso le reinterpretazioni di artisti contemporanei e le nuove generazioni di musicisti. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Storie di Blues. Oggi andremo a scavare nei meandri del jazz e del blues con una figura emblematica, a mio avviso. Parliamo di Lonnie Johnson, quello che è stato considerato dalla critica degli anni 50, degli anni 60, ma anche da tanti musicisti, come il musicista sopraffino, delicato, di alta qualità, con una melodia limpida, con un modo di suonare la chitarra speciale, particolare, molto ricco di acciaccature, per utilizzare un termine legato alla musica classica, e un gusto unico. Lonnie Johnson scrisse tantissime canzoni e collaborò con tantissimi artisti. Poi scopriamo anche che nel libro di cui abbiamo già parlato, Chronicles di Bob Dylan, ovvero la sua autobiografia, Lonnie Johnson stesso, oltre a trasmettergli la bellissima Tomorrow Night che troveremo nell'album del 92 di Bob Dylan, Good As I've Been To You, anche una tecnica di arpeggio utilizzando le terze e le quinte di ogni accordo. Quindi vedete come l'influenza di questo bluesman arriverà anche nel folk, arriverà nel rock, arriverà nel jazz. Un personaggio veramente importante in questo documentario, in questa storia di blues. Signori e signori, Lonnie Johnson. Lonnie Johnson è una figura fondamentale nella storia del blues e della musica jazz.
Il suo innovativo stile di chitarra e la sua voce unica hanno lasciato un'impronta indelebile nei generi, influenzando innumerevoli musicisti nel corso delle generazioni. Cresciuto in una famiglia musicale, Johnson fu introdotto alla musica sin da giovane. Inizialmente suonava il violino nella band di famiglia prima di passare alla chitarra. La sua precoce esposizione a vari stili musicali ha gettato le basi per le sue future innovazioni. Nel 1917 si trasferì a Londra con un revue musicale, ma tornò a casa 2 anni dopo a causa di perdite personali durante l'epidemia di influenza. A St. Louis, Johnson iniziò a esibirsi in bande di battello fluviale e spettacoli di vaudeville insieme a suo fratello James. La sua grande occasione arrivò nel 1925, quando vinse un concorso di talenti al Booker T. Washington Theatre, portandolo a un contratto discografico con la OK Records. Questo segnò l'inizio di una carriera discografica prolifica che sarebbe durata diversi decenni. Stile musicale e contributi. La tecnica chitarristica di Johnson era rivoluzionaria per il suo tempo. Combinava veloci melodie con espressive frasi blues, creando uno stile sia intricato che emotivo. Le sue registrazioni degli anni '20 mettevano in mostra la sua capacità di mescolare blues con elementi jazz, rendendolo uno dei primi grandi chitarristi a farlo. In particolare, collaborò con altri grandi musicisti come Eddie Lang, con cui registrò duetti di chitarra influenti che plasmarono il futuro del jazz chitarristico. Nel corso della sua carriera, Johnson registrò circa 500 canzoni, tra cui classici come Tomorrow Night e Falling Rain Blues. Il suo lavoro non solo contribuì allo sviluppo del blues, ma influenzò anche musicisti jazz come Django Reinhardt e Bob Dylan. Carriera futura e eredità. Nonostante le sfide affrontate durante la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale, Johnson continuò a esibirsi e registrare musica. Adattò il suo stile nel tempo, incorporando la chitarra elettrica nelle sue esibizioni alla fine degli anni 30. I suoi album successivi per etichette come Bluesville Records negli anni 60 mostrarono la sua versatilità attraverso generi diversi, tra cui blues, ballate e standard jazz. L'influenza di Johnson va oltre le sue registrazioni. È spesso citato come una delle principali ispirazioni per le generazioni successive di musicisti. Leggende del blues come Robert Johnson lo ammiravano profondamente e le sue tecniche sono state emulate da molti artisti sia nel blues che nel jazz. Lonnie Johnson morì il 16 giugno 1970 a Toronto dopo aver subito ferite in un incidente. I suoi contributi alla musica continuano a risuonare oggi, consolidando il suo posto come una delle figure più importanti nella storia della musica americana. Storie di Blues è un format di Dario Aspesani in onda su Spotify e YouTube. Scopri gli aneddoti e le storie dei personaggi che hanno reso celebre il blues.